Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo di cottura. La cottura è una prerogativa unica dell'animale uomo. Nessun animale in natura cuoce i propri cibi. Avete mai visto un cane, un gatto, una volpe, un orso cuocere? No, solo l'uomo. La cottura ha origini antichissime. Nasce dalla scoperta del fatto che il calore può trasformare gli alimenti e appunto si accompagna alla trasformazione degli alimenti e delle loro proprietà fisico-chimiche e nutrizionali. Possiamo dire brevemente che l'esposizione degli alimenti al calore ne modifica la biodisponibilità nelle loro componenti fondamentali per la nostra salute, come per esempio le proteine, le vitamine e i sali minerali. Diciamo che a partire dai 40 gradi le vitamine si degradano e perdono la loro efficacia, mentre le proteine vengono denaturate a partire dai 60 gradi e quindi il loro assorbimento diventa più lungo e più laborioso. Dal punto di vista igienista sono da prediligere ovviamente gli alimenti crudi o cotti poco a bassa temperatura, anche se alcuni vegetali come per esempio le patate ed i pomodori con la cottura aumentano la propria carica energetica, ma di questo parleremo in un video dedicato dove andremo a scoprire qual è la carica energetica e la carica vitale dei vari alimenti che sono a nostra disposizione. E vediamo un attimino la cottura e i parassiti. Abbiamo già parlato dei parassiti e vedete nel link il video relativo. E di norma la cottura viene raccomandata per eliminare i parassiti dagli alimenti. Per i vegetali però noi diciamo che è opportuno un buon bagno in acqua e argilla, e anche qui vedete il video dedicato perché l'argilla è un chelante e quindi assorbe i vari elementi che si depositano sui vegetali in seguito ai vari trattamenti o anche direttamente gli elementi che sono rilasciati dal suolo, ed è opportuno per i vegetali anche una buona spazzolatura ove possibile, proprio per andare ad eliminare fisicamente tutte le varie impurità, compresi parassiti, le loro larve, eccetera. Se invece consumi alimenti di origine animale, è opportuno masticarli benissimo, perché con la masticazione proprio fisicamente si distruggono i parassiti, cioè vengono proprio spiaccicati, spappolati e si distruggono. Diciamo che non entro nel merito dei prodotti di origine animale. Diciamo che in detox è opportuno evitare prodotti di origine animale e nel quotidiano ognuno sceglierà come meglio crede. Però voglio ricordare una cosa, voglio ricordare che noi siamo ciò che mangiamo e quindi se io mi cibo di paura e di morte che rimangono nelle carni dell'animale espresse come ormoni della paura, ormoni della tensione, se io mi cibo di queste carni ne avrò conseguenze anche nella vita, oltre a diciamo così alimentare la filiera degli allevamenti industriali che è foriera di nefandezze incredibili. Guardate, mi viene solo tristezza a parlarne. Quindi appunto non voglio entrare nel merito, però facciamo una bella riflessione, no? Un bel profondo esame di coscienza. Parliamo degli strumenti di cottura e quindi se proprio dobbiamo cuocere cerchiamo di utilizzare gli strumenti adatti come contenitori.
per esempio contenitori in vetro, contenitori in terracotta oppure in ferro, perché gli alimenti si modificano, diciamo così, scambiano le loro molecole anche con il contenitore che li contiene durante la cottura. E alcuni contenitori, come per esempio quelli in alluminio, rilasciano molecole di alluminio e quindi quando noi consumeremo cibi cotti nell'alluminio consumeremo cibi che hanno una parte di alluminio contenuto. Un'altra cosa molto importante è che oltre una certa temperatura, specialmente magari quando gli alimenti bruciano, sviluppano una serie di molecole veramente dannose. Quindi le crosticine bruciacchiate, che magari ci piacciono anche tanto, sarebbe meglio evitarle, comprese proprio quando diventa nero, quando proprio l'alimento diventa nero perché carbonizza. Ecco, quello sarebbe proprio da evitare. Quindi, ricapitolando, cerca di consumare gli alimenti al naturale, specialmente la frutta e la verdura. Se ti riempi di verdure cotte, in realtà cotte a lungo, come i minestroni, cotti ore, in realtà ti stai riempiendo di cibi che hanno praticamente esaurito il loro potere vivo e nutrizionale. Preferisci cotture semplici. Utilizza strumenti di cottura sicuri, come la terracotta, il vetro o il ferro, e evita di consumare le parti bruciate. Quindi, se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale. Se vuoi avere più informazioni sull'igienismo, sulla guarigione naturale e sui cibi per la salute, visita i link che ti lascio in descrizione. E se vuoi assaggiare i cibi salutari, vivi, colorati e nutrienti, vieni a trovarci alla Corte delle Farfalle. Questa è la pillola igienista di oggi. Un abbraccio da Isa. Ciao, a presto!